La scorsa settimana abbiamo viaggiato per 3 giorni in Val Brembana, in provincia di Bergamo. Una zona della Lombardia che non avevamo mai visitato prima. Siamo stati infatti molto felici quando l'ente del turismo ci ha contattato per scoprire tutte le bellezze che ci sono in questa valle. Quindi ora venite con noi in Val Brembana. Il nostro viaggio alla scoperta della Val Brembana parte dal paese più a nord della valle, Foppolo. Famoso principalmente per le sue piste da sci, ha molto da offrire anche fuori dalla stagione invernale. I sentieri che si possono percorrere sono diversi. Ad esempio si può arrivare al rifugio d'Ordona, oltrepassando l'omonimo valico a 2061 metri. Qui, a Passo d'Ordona, a cavallo tra le province di Bergamo e Sondrio, si trovano i resti delle trincee della Prima Guerra Mondiale, molto ben conservate, che oggi offrono una splendida visuale sulla valle sottostante. Un altro rifugio facilmente raggiungibile con un trekking poco impegnativo di 1 ora e mezza è il Montebello, secondo noi quello con il panorama migliore sulle montagne circostanti. Qui durante l'inverno si può arrivare anche in seggiovia. Un'alternativa valida per raggiungere i rifugi di Foppolo è il servizio di jeep navetta che noi abbiamo provato. Vi lasciamo il link in descrizione se volete saperne di più. Mentre scendete verso il paese, fermatevi per pranzo al rifugio Terre Rosse. Vi assicuro che non ve ne pentirete. Io ho provato dei fantastici spazzoli e funghi porcini e insieme a Paolo un tagliere di formaggi e salumi della zona. Il paesaggio intorno è per lo più brullo, con qualche albero che spunta qua e là con i colori tipici del periodo autunnale. Viaggiando verso sud, fermatevi a Branzi e provate il formaggio prodotto solo qui. Fate tappa anche all'agriturismo alle Baite per scoprire questa splendida realtà creata da Roberta e Alex 10 anni fa. Adesso siamo arrivati a Branzi e assaggeremo un po' di formaggi tipici della zona. Potete assaggiare i prodotti caseari creati da loro, trascorrere la giornata nella fattoria raccogliendo frutta o fieno, provare a mungere una capretta oppure semplicemente rilassarvi godendovi lo spettacolo incredibile delle montagne intorno a voi. Nell'azienda agricola si trovano diverse capre eurobiche, una razza in via d'estinzione. Era la prima volta che ne vedevamo una e sono davvero carine, con quelle corna enormi e il mantello lungo che può essere di tantissimi colori. Una chicca deliziosa da provare in agriturismo è il gelato al latte di capra con i frutti di bosco caldo, davvero fantastico. Un paese meraviglioso da vedere assolutamente in Val Brembana è Cornello dei Tasso. Borgo medievale tra i meglio conservati della Lombardia, mantiene ancora la sua struttura urbanistica originale. Dal Medioevo qui è cambiato ben poco, e questo rende Cornello un posto davvero affascinante e speciale. Carino, Cornello dei Tasso? Mi piace un sacco. Interessante da visitare è il Museo dei Tasso e della storia postale, che racconta di come la famiglia che dà il nome al luogo, i Tasso appunto, fondarono e gestirono per secoli il servizio postale europeo. Se volete fermarvi per la notte, scegliete il bed and breakfast alla Tana del Tasso. Noi ci siamo trovati benissimo e ve lo consigliamo. La vista panoramica dal nostro balcone sul fiume Brembo e sulla natura incontaminata è speciale. Cornello era anche uno dei centri più importanti della Via Mercatorum, antica via medievale percorsa da artigiani, commercianti e viandanti per raggiungere la Valtellina. Oggi questa strada storica, che partiva da Bergamo e attraversava prima la Val Seriana e poi la Val Brembana, è diventata un cammino bellissimo che conta diversi sentieri percorribili. Le tappe possono essere segnate sulla carta del mercante, con i timbri che troverete nei vari comuni attraversati, un po' come un cammino di Santiago tutto bergamasco.
Noi abbiamo percorso il tratto da Trafficanti fino a Passoni in circa 2 ore ed è stata una delle cose più belle fatte in valle. I ragazzi dell'associazione La Via Mercatorum ci hanno trasmesso tutta la loro passione nel far conoscere questa realtà e ci hanno anche raccontato aneddoti incredibili sulla storia di questa zona. I boschi in cui abbiamo camminato erano di 1000 colori. Qui l'autunno è davvero meraviglioso. Alcuni tratti con i muretti a secco ancora intatti dal Medioevo ma ricoperti di muschio ci hanno dato la sensazione di essere in un luogo incantato. Concludiamo la nostra esperienza sulla Via Mercatorum a Serina, paese che dà il nome a questa splendida valle laterale della Val Brembana. Serina è famosa principalmente per essere città natale di Palma il Vecchio, importante pittore italiano che visse intorno al 1500. Nella chiesa parrocchiale trovate il Politico della Resurrezione e altre opere tutte di grande importanza storica ed artistica. Da vedere anche la fontana Trecuspide, che sorge alla confluenza delle 2 diramazioni della Via Mercatorum. Per pranzo fermatevi come noi al ristorante Luisella per provare i loro casoncelli fatti in casa, che si dice siano i più buoni della valle, provare per credere. Come ultima tappa del nostro viaggio ci spostiamo a San Pellegrino Terme. La città è ricca di edifici in stile Liberty, tra cui spicca il Casinò Municipale, edificio dalla bellezza incredibile che vi farà credere di aver fatto un viaggio indietro nel tempo fino alla Belle Époque. Il Casinò negli ultimi anni è diventato parte integrante delle Cuci Terme San Pellegrino. L'eleganza della struttura si può intuire già dalla facciata esterna, così ricca e decorata meravigliosamente, ma varcando le sue grandi porte di vetro rimarrete senza parole davanti alla bellezza del salone d'ingresso e dell'imponente scalinata che porta ai piani superiori, dove prima si giocava d'azzardo. Concedersi una giornata di completo relax all'interno di un luogo così bello è stato un sogno. Le vasche esterne, circondate da uno stupendo giardino, in autunno sono un'esplosione di colori. È un'esperienza incredibilmente rilassante che vi consigliamo di fare almeno una volta. Ci sono altri splendidi esempi di Liberty a San Pellegrino, come il Grand Hotel, che recentemente ristrutturato aspetta ancora di tornare allo sfarzo di un tempo e di essere riaperto al pubblico, oppure la stazione di partenza della funicolare. Quest'ultima non è ancora in funzione ma lo sarà a breve e vi porterà fino a 800 metri di altezza in località Vetta, dove trovate un luogo molto particolare da visitare, le Grotte del Sogno. Scoperte nel 1931, oggi è possibile visitarle insieme ai ragazzi dell'associazione Oter, che vi racconteranno della loro antichissima origine e di come le gocce d'acqua che vedrete nella grotta compieranno un viaggio lungo 30 anni nel sottosuolo per poi finire nelle bottiglie d'acqua San Pellegrino. Passeggiate poi lungo il Brembo e fermatevi per una merenda da Bigio, storico locale che dal 1938 produce sempre con la stessa ricetta i biscotti tipici della città, assolutamente da provare. Per concludere in bellezza questi 3 giorni, siamo da Bigio, la pasticceria di San Pellegrino, a provare i biscotti tipici. Da San Pellegrino partono anche un sacco di sentieri ad anello, più o meno impegnativi, e passa anche la ciclabile della Val Brembana, che parte da Zogno e arriva fino a Piazza Brembana. Noi non siamo riusciti a percorrerla, ma ci siamo ripromessi di tornare per farlo. Quelli che avete appena visto in video sono solo alcune delle cose che potete provare e vedere in Val Brembana. Noi ci siamo ripromessi di tornare per scoprire alcuni luoghi che ci siamo persi in questo weekend, in questi 3 giorni di viaggio. Voi ci siete mai stati? Scrivetecelo nei commenti. E se il video vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale per supportarci e soprattutto per non perdere tutti i nostri video in uscita prossimamente. Alla prossima! Ciao! Ciao ciao!